gennaio è il mese perfetto per dedicarci all'orto in vista della prossima stagione. Anche se le giornate possono essere un po' fredde e spesso piovose, ci sono comunque molte attività da fare. Quindi nella puntata di oggi andremo a vedere le 5 attività da fare a gennaio nell'orto per prepararci alla prossima stagione. Quindi mi raccomando, non skippate, iniziamo subito. Andiamo! Per iniziare l'anno nel modo giusto nell'orto, la prima ed importantissima operazione da fare è sicuramente quella di approfittare per andare a ripulire l'orto nel suo complesso. Soprattutto se l'abbiamo lasciato a se stesso, l'orto può risultare un pochino trascurato, quindi un'attività da fare è sicuramente concentriamoci sull'attività di pulizia. Pulizia vuol dire anche e soprattutto andare a togliere le foglie dalle piante da cui abbiamo ormai raccolto il frutto. Ok, in questo modo possiamo senza dubbio andare a pulire tra un filare e l'altro, quindi effettuando un lavoro di pulizia nei filari, ma anche quelli adiacenti all'orto. Quindi cerchiamo di approfittare di queste giornate per dedicarci a rimettere un pochino in sesto il nostro orto. Io quest'anno ho iniziato subito e bene, perché quest'anno ho dovuto pulire il filare dove avevo piantato le melanzane. Era un po' di tempo che procrastinavo, rimandavo, ho detto iniziamo subito l'anno nel modo giusto. Ma lasciate che vi spieghi un attimino quello che ho fatto, perché come prima cosa sono andato a togliere tutti i fili e tutte le canne di ferro che mi erano servite per andare ad effettuare la legatura delle melanzane. Una volta effettuata questa pulizia sono andato a tagliare i rami della pianta, ok? Lasciando le radici nel terreno. Mi sono aiutato con una bella carriola. Una volta che ho raccolto sono andato a verificare l'impianto di irrigazione. È infatti molto importante in questa fase, quando soprattutto andiamo a togliere completamente un filare, andare prima di metterli da parte, andare a verificare se l'impianto di irrigazione, la manichetta dell'ala gocciolante si è danneggiata, cosa che spesso e volentieri accade soprattutto nel periodo invernale. Quindi ho messo in pressione i tubi, ho verificato se c'era la possibilità di effettuare delle piccole riparazioni, ho buttato quelli che non si potevano riutilizzare per conservare solamente quello che mi servirà per il periodo primaverile. Tra l'altro, andando ad effettuare la pulizia del filare, ho approfittato anche per raccogliere tantissime cipolle che, vi dico la verità, mi ero completamente scordato perché era cresciuta l'erbaccia, e sono quindi andato a raccogliere anche un prodotto freschissimo. Questa è la situazione prima dell'intervento, mentre questa, ragazzi, è la situazione dopo aver pulito tutto. Un filare pronto per essere seminato. Ma cosa ho fatto però? E anche qui arriviamo al secondo importante lavoro da fare in questo periodo: effettuiamo una lavorazione del terreno. È molto importante, innanzitutto perché approfittiamo per fare un pochino di pulizia, andiamo a togliere le erbacce, ma soprattutto per preparare la superficie del terreno ad ospitare una nuova semina. Effettuiamo questa lavorazione in maniera molto superficiale. Lo si può fare benissimo con una vanga, quindi andando a rigirare la parte superficiale del terreno. Io ho approfittato per fare una leggera fresatura. So benissimo che c'è chi magari non è d'accordo a questo tipo di sistema, quindi la fresatura che poi tende a compattare, diciamo, una parte del terreno. Io però, ragazzi, utilizzo questo sistema, quindi mi sono messo alla guida del mio trattore e sono andato a effettuare 2 lavorazioni. Devo dire che quest'anno mi è andata anche molto bene, perché ho programmato l'orto, anzi gli spazi tra un filare e l'altro, proprio per permettermi di passare esattamente con il trattore quando vado a sostituire un filare. Questa è la situazione, quindi mi raccomando, andiamo a approfittare per lavorare un pochino il terreno in vista delle prossime semine. Terza attività importante, fondamentale: approfittiamo di questo mese per ripristinare la sostanza organica al nostro terreno.
Questo è molto importante, non solo perché andiamo a dare macro e micronutrienti, quindi azoto, fosforo, potassio, tutto quello che servirà alle piante per crescere forti, ma anche e soprattutto per aumentare l'attività dei batteri buoni che ci serviranno a combattere agenti patogeni nel terreno, ok? Quindi possiamo usare il letame. Quello che vi consiglio io, ragazzi, quest'anno non fatevi mancare il nostro humus di lombrico, è un vero concentrato. Considerate che in ogni centimetro ci sono milioni di batteri che ci aiuteranno a contrastare nella prossima stagione le malattie fungine. Questo, come ho detto, lo trovate attualmente in oltre 600 negozi, contiamo di arrivare quest'anno a 1000. Il sacchetto è questo qui da 20 kg che tra l'altro da quest'anno, per favorire anche quelli che magari non hanno un punto vendita vicino, è possibile trovarlo anche sul nostro sito Romana Humus. Il sito eccolo qui e potete quindi comprarlo online. Nello specifico vi faccio vedere anche come sono andato a utilizzarlo, perché ho effettuato una concimazione di fondo. Non ho utilizzato grandissime quantità, però ve lo faccio vedere perché non l'ho documentato. Sono andato a distribuire all'incirca un sacco da 20 kg su tutto questo filare. Misura all'incirca 50 metri per 1,5 metri, semplicemente andandolo a distribuire così, a spaglio. Ok? Non ne serve tantissimo, soprattutto in questa fase, perché diciamo che io andrò ad effettuare una nuova concimazione, un nuovo impiego quando andrò a mettere le piantine a dimora, e quindi a marzo-aprile, al momento del trapianto, andrò a distribuire all'incirca un mezzo bicchierino in corrispondenza. Questo perché diciamo che così si riesce anche ad ottimizzare il prodotto. Eccolo qui, questo è il nostro humus di lombrico, mettiamolo a spaglio. Tra l'altro è prevista pioggia, quindi una volta che andrà a piovere l'humus entrerà subito in contatto con il terreno, garantendo appunto l'attività microbica. E adesso che abbiamo pulito l'orto, effettuato una lavorazione del terreno, abbiamo effettuato una concimazione, vediamo cosa possiamo seminare in questo mese. Allora ragazzi, obiettivamente in questo mese grandi cose non si possono mettere, però possiamo approfittare per unire l'utile al dilettevole, quindi possiamo andare a piantare le varie leguminose, in particolare i piselli e le fave. Ottimo da piantare in questo periodo, anche e soprattutto per andare a sfruttare quell'azione dei batteri, anzi buonissimo unire l'humus alle piante di leguminose proprio per andare a stimolare quei batteri azotofissatori che ci permetteranno di ridare azoto al nostro terreno in previsione delle nostre prossime colture. La melanzana in particolare, come solanacea, è una varietà che assorbe molto dal terreno, quindi richiede molto. Quindi io di solito, anche per ottimizzare nell'ambito proprio della rotazione ortiva, faccio coincidere una pianta che ha maggiori esigenze con una leguminosa, e d'inverno possiamo approfittare appunto per andare a mettere quindi tutto quello che è legumi, fave e piselli tranquillamente. Possiamo però approfittare anche per andare a mettere gli ortaggi appartenenti alla famiglia delle liliacee, quindi come aglio, cipolle, scalogno. È questo il momento per farlo. In funzione della posizione andremo a raccoglierlo a, diciamo, primavera inoltrata, quindi per avere una bella cipolletta fresca in primavera per condire le nostre insalate, ricordiamoci di approfittare oggi e andiamo a mettere un pochino di cipolle. Se invece le giornate sono piovose e non possiamo fare nulla, ma questo desiderio che abbiamo di metterci in contatto con la natura è sempre più forte, approfittiamo del mese di gennaio per andare a seminare, ovviamente su una serra riscaldata, su un semenzaio insomma caldo. Possiamo approfittare del fatto che le nostre case hanno una temperatura intorno ai 20 gradi per andare a mettere dei semini per gli ortaggi estivi, quindi possiamo
fra pochissimo iniziare a mettere i semini dei pomodori e di tutti quegli ortaggi che poi ci serviranno pronti per il mese di marzo. Quindi però mi raccomando, perché le condizioni devono essere rispettate, ossia la temperatura deve essere piuttosto alta da garantire la germinazione. Bene, allora ragazzi, mi sembra di aver detto tutto. Intanto ringrazio chi è rimasto fino alla fine a vedere questo video. Spero tra l'altro che vi sia piaciuto, fatemelo ovviamente sapere nei commenti. Campagna iscrizioni, siamo arrivati a oltre 15.000 iscritti, ringrazio veramente tutti, ma se ancora tu non hai approfittato per iscriverti, beh, fallo adesso, perché comunque di cose da vedere ce ne saranno tante. Quest'anno, tra l'altro, piccolo spoiler, non mi dedicherò solo al mio orto di casa, ma andrò in un orto urbano, perché diciamo che è facile fare l'orto quando abbiamo tanto spazio, possiamo insomma sbagliare con più tranquillità, ma quando l'orto è piccolo, quando dobbiamo ottimizzare tutti gli spazi, quindi quest'anno ho deciso di trasferire il mio orto in zona tuscolana, Orti Tor Vergata, anzi vi lascio il link in descrizione, quindi se volete prendere un piccolo orto, stanno iniziando adesso le sottoscrizioni dei nuovi spazi, 80 metri quadrati, mi troverete lì sia per effettuare la formazione ma anche e soprattutto per coltivare il mio orto, quindi lo andremo a vedere insieme. Bene, non mi dilungo ulteriormente ragazzi, un caro saluto e noi come sempre ci vediamo ai prossimi fantastici video. Ciao!